Buongiorno amici del canale! Oggi vi presento un restyling un po' particolare, perché non sono partita da Magic Paint, ma sono partita dall'ispirazione che mi ha dato questo transfer della linea Redesign un po' particolare. In realtà questa nuova linea di transfer è strutturata in modo diverso, non è solo dipinto con una vernice argentata, ma è stampato con una vera e propria lamina argentata. Un disegno molto simile c'è anche in versione oro e ci sono anche delle foglie, delle scritte. Comunque con questa nuova tecnica su lamina è molto più bello lavorare perché i colori sono ancora più luminosi. Vi farò vedere come abbinarla a un colore scuro ma non nero e quanto sta bene con la foglia Remida argento. Quindi oggi un restyling molto luxury. Partiamo! Creiamo un colore insieme miscelando London Fumé e Nuit Parisienne. Perché? Perché io non voglio che come base ci sia un nero nero, nel senso che non voglio che ci sia questo abbinamento simil barocco dove c'è il nero e l'argento. Io voglio un colore elegante e me l'ha consigliato Franco. No, in realtà quello che volevamo era un tono di grigio molto scuro, molto profondo che facesse da spalla all'argento. Metterò un po' di London Fumé qui. Ne servirà poco perché questo mobilettino è piccolino, ce ne saranno tipo 50 grammi qua, e un po' di Nuit Parisienne. Vediamo cosa ne esce. E creiamo una tonalità che oggi fa il caso nostro, mi piace. È un fumo di Londra, un leggermente più scuro, e quindi si sposa veramente, veramente bene al nostro argento. Elegantissimo. Ovviamente prima mano pura su tutta la superficie, uso sia un pennello a punta in alcuni punti dove ci sono delle rientranze, intersezioni, altrimenti sulle parti più lisce vado con il nostro pennello che ormai è un must, tutti mi vogliono. Io ho già messo sui laterali del cassetto il nastro carta, fatelo, ricordatevi così almeno le guide rimangono belle pulite. Adesso partiamo e stendiamo il nostro colore bene in modo uniforme, vellutato su tutta la superficie. Ecco qua. Ricordate che deve essere puro e ricordate che prima di partire col colore si fa sempre aba. Quindi io ho già deterso la superficie bene con acqua calda, bicarbonato e ammoniaca. Prendo un pennello più largo, in questo modo riesco a essere molto più brava con la stesura. Parto dal centro e allargo. Ricordate sempre che una buona stesura crea metà del restyling, perché se le pennellate non sono belle, lisce, omogenee, è dura che il restyling venga bene, si vedrà comunque una disomogeneità. Ora liscio, allungo e in automatico questo ripiano sembrerà veramente legno dipinto, legno massello. Si parte dal centro perché in questo modo si riesce a stendere molto meglio la vernice sia a destra che a sinistra, senza avere incongruenze. Ricordate sempre che se non effettuate la stesura in questo modo non avrete delle pennellate belle vellutate e inoltre quando poi passerete il protettivo verranno messe in evidenza tutte le pennellate incongruenti che avete fatto sotto. Quindi occhio, la prima mano è la più importante. Ricordate che Magic Paint è l'unica vernice italiana che dice che aggrappa su tutto e lo fa, perché noi siamo gli unici a non produrre l'aggrappante. Aggrappa su superfici lucide come questa e oltre al fatto che non serva assolutamente carteggiare, non serve neanche nessun tipo di fondo, ma neanche di altre marche. Seconda mano su tutta la struttura con lo stesso colore, piena perché voglio una finitura bella bella totale. Il piano superiore della nostra bella console lo facciamo con Remida Argento. È pazzesca. Pazzesca non lo dico solo perché è un mio prodotto, ma perché vi si presenta così.
Noi non siamo degli abili doratori, nel senso che noi non andiamo a dorare le superfici come si faceva una volta, quindi con tutti i vari passaggi e con quelle bellissime foglie d'oro che volavano. Noi lo facciamo con delle lamine che stanno ben ferme al loro supporto arancione. Cosa vuol dire? Che sarà molto più facile per noi andare dove vogliamo e rappresentare qualsiasi tecnica. Prima però bisogna stendere la colla, ovvero la missione, che è linfa. Ed è una colla che man mano che asciuga non va a seccare, ma tira, ovvero diventa appiccicosa. L'ho già messa un pochino in questa ciotolina, ma aggiungo ancora un pochetto e vi faccio vedere come funziona. Quando la stendete è lattiginosa, nel momento in cui inizia a tirare diventa trasparente. Pennello bello morbido e la stendiamo. Si presenta così, quindi lattiginosa, quasi azzurra. E la stendiamo in modo bello, vellutato, perfetto su tutta la superficie. Ricordate che se la stendete su superfici che sono di legno o di stoffa e che assorbono molto di più, probabilmente va stesa anche 2 volte. In questo modo si evita appunto che poi la foglia non appiccichi. Ecco qua, vado anche dall'altro lato. E la nostra missione è proprio magica perché per diventare appiccicosa ci mette pochissimo, da un minimo di 5 minuti a un massimo di 15. Quindi se siete come me, che avete fretta e volete finire subito, acquistatela. E voilà, un ultimo tocco per far sì che la stesura sia bella vellutata, perché si potrebbero poi sempre vedere dei segni sulla superficie della foglia. E lasciamo tirare. Sono sicura che ci vorranno proprio pochi istanti perché qua dentro comunque la temperatura è bella secca e calda. La nostra colla ha tirato, vuol dire che è diventata completamente trasparente e appiccicosa. E ora noi stendiamo la nostra foglia in un metodo ancora più alternativo perché la classica foglia oro o argento va stesa liscia. Noi invece la stendiamo stropicciata. Questo perché vogliamo ottenere un effetto un pochettino più moderno. La mettiamo in modo incongruente sulla superficie, possiamo anche farci aiutare da un tamponcino, da un pennellino che ci aiuta nella stesura, l'importante è che la facciamo aderire per bene alla superficie. E questo è il risultato. Il metodo estremamente moderno con cui viene applicata ci aiuta ad ottenere un lavoro che non è il classico lavoro fatto in foglia argento. E ovviamente lei si va ad appiccicare solo ed esclusivamente dove trova la colla. In questo punto la colla non c'è perché è già stata fatta aderire l'altra foglia e quindi non si appiccicherà. Guardate. Ma posso continuare a far aderire la mia foglia senza sprecare nulla, anche così. Questo è il bello di avere un prodotto di qualità come il nostro. Non sprecare neanche un grammo del prodotto. Guardate. Tu fai attaccare il tutto al 100% fin quando ne hai. Alla base del nostro lavoro c'è sempre salvare pezzi che magari non ci piacciono più e piuttosto che buttarli, visto che sono sempre molto piacevoli e sani, vanno assolutamente ricolorati, modificati, sistemati, ma non possiamo sprecare prodotti nel frattempo, anzi, quindi occhio, quando si fa restyling, sempre risparmio, sempre risparmio con prodotti di qualità. Ora continuo su tutto il piano superiore e creo il mio bellissimo piano tutto argentato. Proteggiamo la foglia oro. Metto il protettivo per la foglia oro, che è un protettivo super lucido, che la fa diventare proprio luminosissima. Ed è studiato apposta per i metalli. Perché? Perché i metalli, appunto, contenendo metalli, se tu li metti a contatto con un qualche cosa di acquoso, un protettivo all'acqua, tendono ad ossidare. È uno dei pochi prodotti Magic Paint, infatti, a non essere all'acqua, ma a solvente. E questa è una cosa proprio obbligatoria, perché altrimenti i metalli come appunto remida, come rococò andrebbero ad ossidarsi e non sarebbero nel tempo così tanto luminosi. Si può proteggere la foglia anche con la cera? Si può, ma non è più luminosa. E invece se la proteggo col protettivo lucido la protegge, ma fa un po' un effetto particolare, quindi vi consiglio proprio cignoro per andare al 100%, diciamo, a proteggere tutto ciò che è veramente luminoso. Ne metto un goccino qui, poco poco, e con un pennello morbido lo stendo.
creerà un effetto veramente, veramente luminoso, lucido, protettivo su tutta la superficie. Pochissimo, Mi raccomando, una cosa importante è guardare controluce, perché controluce vi aiuterà, guardando controluce vi aiuterà a capire se siete andati dappertutto. Ecco qua. Rifiniamo la nostra superficie, poi lisciamo come sempre per essere sicuri di non lasciare nessun tipo di segno. Ora omogeneizziamo il tutto, rendiamo la superficie bella, vellutata e luminosa e si vedrà poi la foglia stesa in modo anticato, quindi non precisa, ma estremamente moderna. Facciamo asciugare. Questo tipo di transfer può essere tranquillamente tagliato e reso perfetto per la propria superficie. Questo perché? Perché non sempre, appunto, abbiamo a disposizione un'ampiezza di superficie per ospitare tutto il nostro transfer. E io lui lo voglio rendere perfetto per la mia superficie. Parto così, facendolo partire da questo punto, salgo e dopodiché continuerò in altezza. Lo faccio aderire alla superficie in questo modo. Tolgo la carta bianca che è la sua protezione e salgo facendolo aderire alla superficie. Una leggerissima pressione e lo faccio andare anche leggermente avanti. Con il legnetto, che è sempre in dotazione nei tubi, faccio aderire leggermente alla superficie il disegno, anche qua, in modo che sia perfettamente trasposto sulla superficie. Vado da questa parte, dove ne ho molto, lo faccio aderire bene e pian pianino vedremo il disegno su tutta questa nostra superficie scura. Molto bello perché risalterà sicuramente tanto. È un'altra concezione di transfer questa, perché nel momento in cui tu lo lasci sulla nuova superficie vedrai veramente una tonalità molto molto bella, brillante. Guardate che spettacolo. Sui toni scuri, quindi su una base scura come questa, risalta ancora di più. E voilà, abbiamo fatto aderire il nostro transfer e devo dire che il risultato è veramente bellissimo, sembra una foglia argento dipinta sul nostro mobile. Ora colleghiamo il secondo pezzo e saliamo. Sta venendo benissimo e il risultato è veramente veramente luminoso. Voilà! Bellissimo, mi piace tanto tanto tanto. Come vedete abbiamo tappezzato tutta la nostra piccola console di fiori perché mi piacevano troppo. In realtà ne ho messo uno qua centrale per poi andare sul ramage laterale, ma non mi bastava, ero indecisa, magari ci metto una carta da parati, magari no. E invece alla fin fine ho voluto usare un secondo tubo, perché io alla fin fine ne ho usati due perché l'ho proprio riempito, perché mi piaceva proprio che questo messaggio del fatto che il fiore argentato fosse elegante, fosse leggero, spiccasse molto. E per continuare con questa missione voglio proteggere tutto con la cera. Perché? Perché voglio che il grigio continui a essere neutro, non prevalente, come se fosse una tela. E come notate, questo transfer resta comunque particolarmente luminoso, anche se protetto a cera. Guardate, non si spegne. Se volete poi ottenere la stessa vellutatezza anche sul piano superiore dove abbiamo messo cignoro, potete tranquillamente passare la cera, non succede nulla. Ovviamente si spegne leggermente perché cignoro è molto lucido, invece la cera è un pochettino più vellutata e opaca. Continuo adesso su tutta la struttura, cerco di capire come ambientarvelo e ve lo faccio vedere bello finito.
Anche questo restyling è finito e mi piace un casino perché è veramente molto molto moderno. Mi piace perché la parete, che è beautiful, sta veramente molto bene con questa tonalità che non è né nera né grigia, e in questo modo l'argento è diventato particolarmente moderno, non vira assolutamente lo stile barocco, che è una cosa che avrei voluto evitare perché non è quello che volevo ottenere. Quindi sono contenta e vi ricordo che i prodotti utilizzati li trovate sul sito elisirom.com o dai rivenditori autorizzati, che li trovate sul sito magicpaint.it, suddivisi per regione e suddivisi anche per provincia. Andate lì e cercate quello migliore, quello più simpatico, quello più vicino. Però una cosa è importante e ricordatevela sempre: i prodotti Magic Paint non ci sono su Amazon, mai.